Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, di nuovo applicazione tip intere, full cover tips, extension nails, metodo après nails, chiamiamolo come vogliamo, ma il succo è sempre lo stesso. Allora, sono andata a riprendere le mie primissime tip intere che ho utilizzato, che ho comprato. Ho caricato il mio primo video con questo sistema nel luglio del 2019, quindi mi voglio accaparrare il merito di aver portato un pochino a conoscenza in Italia questo metodo. E ho ripreso loro. Perché queste tip sono la forma coffin che più mi piace, sono le più belle, sono le meno bombate, hanno una struttura che è quella che preferisco alla fine. Sono quelle un po' più dure in ABS. Però mi piacciono tantissimo. Che cosa sto facendo? Infatti, oltre ad opacizzare l'interno della tip, sto andando ad assottigliare abbastanza anche nel giro cuticole. Mi concentro abbastanza nel limare appunto con il sanding bands l'esterno della tip nella zona del giro cuticole, in modo che appunto lì mi si fonde bene la tip con il gel con la quale la vado ad attaccare. Spero di essermi spiegata, perché quelle nuove in gel sono più sottili nel giro cuticole rispetto a queste, ma la forma, ve l'ho sempre detto, fino a che qualcuno non tirerà fuori le tip in gel con questa stessa identica forma, che la differenza è minima, ma è quel minimo di bombatura in meno che hanno queste che le rendono molto più belle, a mio avviso. Quindi io preferisco queste. Avete visto che sono andata a pulire le tip solamente con la spazzolina, senza mettere nessun tipo di liquido. Sono andata poi a spruzzare invece il cleaner sulle mie unghie per poter appunto togliere la polvere. Adesso sto mettendo all'interno della tip il primer acid free. Comunque ci sono tantissimi video che ho caricato sul canale, ve li lascerò linkati qui nella i in alto a destra, e cercherò di ricordarmi di metterli anche giù nell'info box, tutta la serie di video dove spiego magari cose che qui mi stanno sfuggendo. Quindi per imparare bene questo metodo ho fatto tantissimi video, visto che comunque nel tempo ho imparato anche io tante cose e ogni volta che imparavo qualcosa ve le ho raccontate. Adesso con lo stesso primer acid free vado sulla mia unghia naturale, quindi prima ho messo all'interno della tip. Perché lo metto all'interno? Per fare la stessa funzione per la quale la mettiamo sulle nostre unghie, per creare adesione con il prodotto che vado a mettere dopo. Quindi metto il primer all'interno della tip per creare adesione con il gel che vado a mettere dopo. Dunque adesso sto andando sulle mie unghie con una base rubber per creare di nuovo adesione tra la mia unghia e quello che vado a mettere sopra dopo. Tantissime persone chiedono se l'unghia va preparata. Comunque le unghie naturali vanno preparate comunque, come sempre, come qualsiasi sistema che andiamo ad utilizzare. Quindi fate la vostra preparazione. Se volete togliere le cuticole, fate comunque la vostra preparazione come sempre. Questo è molto importante. Ok, quindi detto questo vado in lampada, faccio tutte e 5 le dita ovviamente e vado in lampada, e poi comincio a preparare l'applicazione delle tip. Come vedete mi creo uno spessore un pochino più voluminoso, diciamo così, sulla mia unghia naturale, perché le mie unghie sono abbastanza bombate, e questo spessore che mi creo mi va a livellare appunto l'unghia naturale, in modo che quando vado ad attaccare la tip non mi si creino spazi tra la tip e l'unghia naturale. Spero di essermi spiegata.
Adesso qui sto utilizzando un'altra base rubber, questa è la rubber di Moda Unghie, la trasparente, e mi piace molto. Prima ho utilizzato quella di Michelle Nails sulla mia unghia naturale, e invece adesso per attaccare sto andando ad utilizzare questa perché è è abbastanza densa e mi piace molto per usarla con questo metodo. Quindi avete visto, ho messo il prodotto all'interno della tip e adesso la sto andando ad attaccare. Quando vedo che vedete qui avevo messo male, mi si era creata una bolla, mi si sta creando una bolla, non faccio altro che togliere la tip, riprendere tutto il prodotto dall'unghia naturale e la vado a riattaccare. Mi raccomando, le bolle non ci devono essere, altrimenti rischiamo che la tip si possa staccare. Quando il prodotto cammina e arriva verso il bordo libero dell'unghia naturale, è lì che metto la luce. Io sto usando una torcia, la tengo con i denti, ve lo dico sempre, fate come volete voi, io mi trovo comoda con questo sistema. Voi potete farvi aiutare da un'altra persona, se avete un'altra persona, ma se avete solamente due mani, aiutatevi un po' da sole, fate un po' come credete. Io la tengo con i denti e mi trovo comoda in questo modo. Quindi vado a appunto dare la prima botta di luce e poi farò fare il giro completo. Mi raccomando, questo è importante, bisogna, una volta attaccate tutte, far fare il giro completo in lampada, almeno 60 secondi, per continuare e finire la polimerizzazione del prodotto. Il pollice è abbastanza grande, il mio soprattutto è abbastanza grande, quindi sto mettendo abbastanza prodotto. In più, purtroppo, le tip più grandi di qualsiasi forma, di qualsiasi marca, non abbracciano completamente la larghezza della mia unghia naturale, e quindi comunque mi vado un po' ad arrangiare. Adesso qui controllo di metterla il più possibile giusta, e vi farò vedere come risolvo il problema che un piccolissimo spazietto nei laterali mi rimane scoperto. Quindi di nuovo vado con la mia torcia e comincio la polimerizzazione. Se succede, come adesso vedrete, che avete messo magari troppo prodotto e vi cammina troppo prodotto verso la punta e si crea quel fastidioso salsicciotto, non fate altro che prendere un pennello, vedete, e stendere quel prodotto, portarlo su tutta la superficie della tip, insomma lo stendete, e così evitate di avere quell'accumulo di prodotto. Il gel non si era ancora polimerizzato lì perché mi stavo concentrando sulla parte del giro cuticole con la luce, quindi lì il prodotto ancora non si era asciugato. Ok, ho fatto il mio giro in lampada grande e adesso con questa punta piccolina, di nuovo è da tanto che non ve lo dico, ma le punte che mi vedete usare le ho io. Se volete informazioni scrivetemi una mail. E quindi con questa punta piccolina non faccio altro che andare ad assottigliare il prodotto, che in questo caso il prodotto è la tip. Non faccio altro che andare ad assottigliare la tip appunto nel giro cuticole e cercare di togliere quello scalino che appunto non mi copre totalmente la larghezza della mia unghia naturale. Ricordiamoci che sotto ho uno strato abbondante, fra virgolette, di base rubber, quindi la mia unghia non è scoperta, la mia unghia naturale non è scoperta da prodotto, perché sotto metto uno strato abbondante di rubber. Va bene, faccio questo in tutte le unghie e nonostante io abbia già assottigliato abbastanza la tip nella parte del giro cuticole, lo continuo a fare perché così appunto non mi si crea quell'avvallamento, soprattutto in fase di ricrescita. Non mi si crea quell'avvallamento che appunto ci dà la tip in questo caso, ma ce lo darebbe anche il gel se messo troppo abbondante. Quindi comunque in qualsiasi metodo il giro cuticole va assottigliato, ecco, facciamola breve in questo modo. Quindi come vedete non faccio altro che andare ad assottigliare il prodotto.
ripeto, in questo caso il prodotto è la tip, e ripeto di nuovo, sotto c'è uno strato abbondante di base rubber, quindi la mia unghia non è scoperta. Fatto questo, praticamente potrei andare tranquillamente a colorare, a decorare, perché la mia struttura è bella che è fatta. Queste tip misurano 1 millimetro, come tutte le tip intere del caso, e quindi la mia struttura è completamente già formata. Adesso qui stavo pensando, le lascio così, le accorcio, che faccio, che non faccio. Alla fine ho deciso di trasformarle, di limarle e di farle diventare una mandorla lunga, una bella mandorlona, perché comunque con la bambina piccola gli angoli ogni tanto mi disturbano un po'. Invece facendole diventare una mandorla gli angoli non ci sono, e sono più facili anche da portare. Mi piacciono molto, mi piace molto, ripeto, la forma di queste tip, che sono poi le Macart, le primissime tip che ho trovato e testato, ripeto, da luglio 2019 che sto facendo vedere questo metodo. Adesso si sono svegliate tante aziende con questo metodo, quando prima tutti lo additavano come il male del mondo nails. Quindi va bene, la polemica la farò in un altro video probabilmente. E quindi che vi stavo a dire? Che queste sono la forma coffin che più preferisco. Queste sono le coffin più belle come forma che ci sono, a mio avviso, perché hanno la giusta bombatura e quando le guardi di lato non tendono a scendere verso il basso. Chi ha le Macart comprate ai tempi delle prime uscite potrà confermare questa cosa. Io le ho provate praticamente tutte, queste tip di tutte le marche, le ho provate tutte, dalla Cina, dall'America, dall'Europa, da dovunque, e purtroppo le coffin nessuna è come questa. Comunque adesso sì, vado a spruzzare il mio cleaner su tutta la mano e sulle tip per andare a togliere la polvere. Allora, un'altra cosa in più che vi voglio dire: dovete fare attenzione a controllare gli ingredienti del vostro cleaner. Qui sto mettendo il primer acid free nel giro cuticole. Voglio dirvi questa cosa del cleaner: state attente che il vostro cleaner non contenga acetone. Guardate l'inci, cercate i nomi su Google se non si capisce bene cosa c'è scritto, e fate attenzione che non ci sia acetone. L'acetone scioglie la plastica, ed è per questo che a volte qualcuna forse di voi mi dice che sente le tip morbide. Probabilmente cleaner troppo potente, non saprei, comincia a sciogliere la tip e ad ammorbidirle. Quindi controllate questa cosa semplicemente. Avete visto, sono andata direttamente con il colore Urban Style di Moda Unghie. Sto colore mi piace da morire, mi dovevo togliere lo sfizio di farmelo anche io. Ho fatto delle dirette, ho fatto delle prove con questo colore, mi piace tantissimo, e quindi alla fine mi sono tolta lo sfizio. Ho fatto la prima passata e l'ho mandata in lampada, adesso sto facendo la seconda. La seconda non la sto polimerizzando, perché ci andrò ad attaccare sopra scusate, ci andrò ad attaccare sopra appunto dei flakes. Quindi ripeto, con questo metodo non c'è bisogno di andare a rimettere del gel sopra per rinforzare tutto quanto. Prima di mettere il colore bisogna opacizzare le tip semplicemente con il buffer, non con il sanding bands, non con la fresa, perché se no andiamo a togliere spessore e struttura alle tip. Ripeto, le tip sono già con struttura e spessore fatto preciso, perfetto. Se le andiamo a limare e a togliere spessore, chiaramente si ammorbidiscono, la struttura si assottiglia e poi ci troviamo scomode e ci danno quella sensazione che si piegano. Quindi non c'è bisogno di metterci sopra altro. Se poi invece ci volete fare sopra un muretto, un francio inverso, allora lì potete comunque fare come volete, perché l'ho fatto anche io in altri video, ma è solamente per una questione estetica, perché le tip sono già belle che strutturate in questo modo, sia che siano in ABS sia che siano in gel. Sono sempre spesse 1 millimetro, sono già fatte in questo modo.
Va bene, dopo tutta questa pappardella, vedete ho messo la doppia passata, pulisco dove devo pulire, eccetera eccetera, parapapparapam, e poi vado a mettere questi flakes sul gel che non è andato ancora in lampada, vi ricordo. Tutti i prodotti che sto utilizzando ve li lascio giù nell'info box, guardate l'info box perché ci sono i link ai prodotti, i codici sconto e tante informazioni che magari non vi do durante il video. Quindi un'altra cosa che volevo dirvi, guardate il mio pollice della mano destra, vedete che la punta è sbeccata. Mi succede sempre nel pollice con questo sistema, non so perché, probabilmente quando prendo la lima mi limo la punta, infatti se fate caso è solo nel pollice che mi si toglie il colore, che mi si sbecca il colore. In tante di voi mi dite che vi succede e secondo me il problema è che non opacizzate bene, ripeto, opacizzare con il buffer, magari un buffer non troppo liscio, non troppo consumato, ma un buffer un pochino nuovo che comunque mi graffia la tip ma non mi toglie lo spessore, ok? È importante questo. Un'altra cosa che non ho fatto in questo video ma che di solito faccio e che vi consiglio di fare, il primer acid free, invece di metterlo solamente nel giro cuticole come ho fatto in questo video, lo stendete su tutta la tip e fino alla punta. Una cosa però, il primer acid free non dovete inondare l'unghia di primer acid free, deve essere comunque in uno strato molto sottile perché altrimenti creiamo l'effetto contrario, cioè il colore, il prodotto non si attacca e poi ovviamente chiudere benissimo le punte con il colore e con il sigillante una volta che andiamo a chiudere, ok? Allora adesso vado in lampada e poi praticamente vado a sigillare, vado a chiudere tutte le unghie perché vuoi o non vuoi questi flakes mi lasciano una superficie un pochino ruvida, bruzzolosa e non è bella liscia. Sto utilizzando l'Extreme Shine HD di Michelle Nails in questo caso perché è un sigillante abbastanza denso, mi crea quella superficie voluminosa, sempre tra virgolette, che mi aiuta benissimo ad incapsulare e a rendere uniforme la superficie liscia. Quindi è un sigillante senza dispersione. E poi vado a decorare. Le mie unghie sono sigillate, poi potrei tranquillamente finire così e sono già pronte. Ho preso una punta di Lively, il 2, il bianco, e poi una goccia di top coat, li ho mischiati insieme. Questo trucchetto me l'ha insegnato la mia amica Tania Wikinails per rendere appunto il colore un pochino più fluido, per poterci disegnare meglio. Il pennello che sto utilizzando è della nostra amica di unghie Claudia, che ha tirato fuori i suoi pennelli. Vi lascio giù nell'info box tutti i link anche di Claudia. Questi pennelli li sto usando da quando li ho ricevuti e devo dire mi trovo molto molto bene. Sto andando a fare un fiocco di neve perché d'inverno mi piacciono molto. Io queste le chiamo winter nails, unghie invernali, dove appunto ci sono questi fiocchi di neve, effetto zucchero, appunto flakes che mi rendono scintillanti le strutture, eccetera. Quindi questo fiocco di neve è molto 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 semplice, come vedete anche io ho preso ispirazione, non l'ho inventato io, l'ho visto su 1 milione di video su Instagram questo fiocco di neve e quindi lo sto andando a ricreare. Faccio 2 fiocchi di neve, non lo vedete, la creazione del secondo non la vedrete, ma ne faccio 2 e poi vado a spolverare con la polvere glitter prima di andare in lampada, così creiamo quel tanto simpatico effetto zucchero. Un'altra domanda che si fa spesso è devono essere senza dispersione i colori per fare l'effetto zucchero? Questo gel Lively ha dispersione e la risposta è no, perché quando mettiamo il glitter, vi dico sempre, non so per quale magia della chimica, il glitter praticamente si mangia lo strato di dispersione del gel, quindi non deve essere per forza un gel senza dispersione per fare questo lavoretto.
tranquillamente, se non lo abbiamo, tranquillamente mettiamo il gel che abbiamo e il glitter si mangerà la dispersione. Praticamente la mia unghia è finita perché sotto è sigillata, quindi io finisco così. Adesso con lo Spider-Man, sempre di Michelle, vado a fare delle decorazioni e farò l'effetto zucchero anche sullo Spider-Man. Io lo chiamo Spider-Man così ironicamente, ma ovviamente è Spider Gel. Vado a fare, va bene, le mie solite righe eccetera, e prima di andare in lampada vado a mettere appunto la mia polvere. Avrei potuto fare il disegno e fare tutto quanto dopo, ma io mi voglio assicurare il lavoro, mi voglio assicurare che se non mi piace il fiocco di neve che vado a fare, almeno questo l'ho sigillato ed è pronto. Posso cancellare il fiocco di neve e questo mi rimane senza nessun problema. Quindi fatto questo vado a disegnare anche qui il mio fiocco di neve e vado a fare la stessa cosa con la polvere glitter. Ok, adesso tocca all'indice. Sull'indice farò solamente un filo di Spider Gel e lo farò effetto zucchero anche qui. Una cosa molto comoda per poter lavorare questi Spider Gel è appunto mettere una punta di prodotto proprio sul dito, vedete come sto facendo, e da lì tirare le nostre righe dritte. Con lo Spider Gel ovviamente vengono delle righe dritte, drittissime, precisissime, stupende, sottilissime, che mai io perlomeno riuscirei a fare con un pennello disegnandole. Quindi questo metodo veramente è molto molto comodo per fare questo tipo di cose. Andrò poi anche qui, prima di andare in lampada, a spolverare, e prima di andare in lampada ovviamente devo andarmi a pulire quel prodotto che ho messo sul dito, altrimenti mi rimarrebbe lì attaccato, probabilmente non per molto tempo, ma comunque è meglio toglierlo prima. Quindi con acetone, assolutamente con acetone, faccio una passata, zac, e viene via tutto perfettamente in un secondo con l'acetone piuttosto che con il cleaner. Vado a spolverare e poi, giusto per non farci mancare nulla, con la colla gel questa di Michelle, ho fatto la stessa cosa anche sul pollice, ma insomma ho tagliato, con la colla gel vado ad incollare, incastonare questi Swarovski, tanto per non farci mancare nulla. Dopodiché vado in lampada e praticamente ho finito. Allora, queste unghie sono molto piene, molto ricche di molto ricche di cose che probabilmente a molte di voi non piaceranno, ma è sempre per darvi uno spunto, per darvi una ispirazione, qualche idea. Potete tranquillamente fare questa nail art su un solo dito, scegliere una delle nail art che ho fatto io e farla su un solo dito. Quindi questo è il risultato terminato. Spero che vi sia piaciuto. I flakes sono veramente bellissimi. Qui sul mignolo ho fatto giusto un giochino con uno Swarovski a forma di fiocco di neve. E questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto. Regalami il solito like, te lo chiedo sempre, importantissimo per noi. Regalaci questo benedettissimo like, grazie. Iscriviti al canale, in alto a sinistra c'è il mio nickname su Instagram. Un bacio grande grande, grazie per stare qui con me. Ci vediamo in giro per i social e ciao!